Buongiorno, con questo video un po' diverso dal solito. Vi do qualche notizia. Beh, la prima è quella che avete visto in descrizione della Babbo Natale Lake. Ora vi spiego tutto, però intanto prepariamo il caffè per non farlo raffreddare. Mentre iniziavo ho proprio portato la moka così non si raffredda, quindi invece di fare il caffè sul lago lo facciamo qua. So che molti di voi bevono il caffè insieme a me. L'ho già eh, addolcito con il miele, il bicchiere d'acqua ce l'ho, accontentiamo chi mi scrive che il bicchiere d'acqua va bevuto prima, quindi lo beviamo prima, però il caffè di casa fatto con la moka, questa è una Bialetti, insomma, ha il suo perché. Ora, io metto gli occhiali, so che non mi avete mai visto, almeno per gli iscritti con gli occhiali, ma li uso perché avendo le notizie che ho selezionato per voi, in primis per me perché mi interessavano, qui davanti al computer e ho notato che mettendo questi occhiali mi aiutano un po' a filtrare, ad attenuare la luce del computer e sto meglio, insomma, mi si affatica meno la vista, anche perché sto molte ore davanti al computer per i video, tante cose, rispondere ai commenti, quindi uso gli occhiali. Allora, la prima notizia, questa proprio del Babbo Natale Lake, per- peraltro mi sono anche iscritto, ma non so se ci andrò, ma poi adesso vi racconto tutto. Allora, questa prima notizia l'ho letta non stamattina, ma qualche giorno fa sul Guardapost, ve la riporto adesso perché vedo che la stanno ancora evidenziando perché ci avviciniamo alla data del 22. E che cosa hanno fatto? Allora, che cosa hanno organizzato? Questa è la quarta edizione del Babbo Lake ed è una corsa barra, per me infatti, camminata solidale, questo è molto importante. Allora, adesso vi dico prezzo, vi dico tutto. Per partecipare la gara è domenica 22 dicembre e si parte alle 10. Ora, le partenze sono due, perché c'è una partenza da Garda e una partenza da Lazzise. La partenza da Garda sono 4 km, quindi non è impegnativa, è proprio una camminata, mentre la partenza da Lazzise sono 5 km e si parte il 22 dicembre alle 10 del mattino. Io mi sono iscritto per quella di Lazzise, ma ehm, non credo di riuscire ad esserci perché ho anche un impegno con il ristorante, ma l'ho fatto perché se riesco ad andarci è bellissimo perché faccio un video, sarà divertente. Se non ci vado comunque, ehm, come dire, ho supportato questa attività perché? Perché il ricavato sarà devoluto, come sto leggendo qua sul computer, all'associazione Amo Balda Garda per il supporto ai malati oncologici gravi. Quindi il prezzo per partecipare, ora devo cercare il mio biglietto, non l'avevo preparato, però poi vi metto il link della manifestazione. Mi sembra che avevo pagato intorno ai 17 euro, comunque poi vi metto il link in descrizione con tutte le informazioni. Ti danno anche il vestitino di Babbo Natale e ci sono delle opzioni, per esempio se non vuoi il vestito mi sembra costa intorno ai 10-12 euro, se vuoi il vestito tutto incluso 17-18 euro, questa è la cifra. Poi che altro da dire? Entrambi i percorsi, ecco, terminano a Bartolino nel centro, dove ci sarà un ristoro per i partecipanti. E qui mi viene in mente l'ultima cosa che ho fatto di questo tipo, era 1000 anni fa, quando si facevano alle medie, vi ricordate le campestri? Si correva e poi ti davano il tè alla fine, ecco, quella roba lì. Poi, che cosa dicono? Inclusività, percorsi su strade pedonali, liberi da barriere, adatti a tutte le età. Ecco, liberi da barriere, quindi probabilmente penso anche in carrozzina si possa andare liberi da barriere, adatti per tutte le età. Poi attività collaterali parlano della possibilità naturalmente di visitare i mercatini di Natale organizzati, quindi nei comuni partecipanti, quindi arriveremo a Bardolino, poi c'è l'Azzise, siamo a Garda, tutti i video che io ho già fatto, quindi i mercatini ci sono. Ehm, per quanto riguarda Garda, l'Azzise e Bardolino proprio ci sono tantissimi mercatini, avete visto nei miei video. Bene, questa è la prima notizia, adesso passiamo alla seconda notizia.
Eccoci qua. Allora, la seconda notizia riguarda passare l'ultimo dell'anno a Gardaland. Questa notizia, la fonte è del gardapost.it e poi in descrizione vi metto anche il link per tutte le informazioni sul Capodanno a Gardaland. E allora, ci sarà un veglione naturalmente per celebrare l'arrivo del 2025 e all'interno del Gardaland Resort, perché non so se lo sapete, ma vicino al parco Gardaland loro hanno anche il loro hotel resort. Poi vi dico il prezzo, adesso vi racconto un po' tutto quello che organizzano. Allora, ci sarà un'atmosfera esotica, avventurosa, animali della giungla, ovviamente finti per i bambini, spettacoli, maghi. L'evento è adatto a tutte le età, ci sarà musica, divertimento fino a tarda notte. Ci sono più ristoranti con delle cene speciali perché potrete scegliere tra, sempre all'interno dell'hotel, il Wonder Restaurant, il Tutankhamon Restaurant, quindi in stile egiziano, e poi l'Adventure Hotel. Poi antipasti raffinati, pesce esotico, opzioni vegetariane, gluten free, per i bambini menù dedicati, ci saranno dessert di dolci ispirati ai tropici, pandoro tradizionale ovviamente bollicine perché stavo leggendo dolci ispirati ai tropici, però siamo in Italia, infatti subito hanno detto pandoro tradizionale bollicine. Poi, peraltro, si sono i festeggiamenti speciali perché è il 50° anniversario di Garden, è vero, il 1975, che mi ricorda anche la mia età, perché nel 2025 vado nei 50 pure io come, anche come Gardaland. Poi, quanto costa tutto questo? Tanto beviamo il caffè che se no si raffredda. Allora, il prezzo per una notte, tutto compreso, sono di 233 euro a persona. Bisogna fare almeno 2 notti, quindi si parla di, insomma, è una cifra importante, 466 euro. E c'è la colazione, l'accesso a Gardaland, poi avete anche naturalmente l'accesso a Gardaland e a Miniland di Lego, perché c'è anche Legoland, Gardaland Sea Life che è tutto l'acquario, c'è il veglione, quindi ci sono tutte queste cose, ecco, però a persona sono 460 euro. Poi, dato che ci sono, nell'articolo dava anche degli orari del parco, Gardaland Magic Winter, quindi in inverno, aperto sabato e domenica dalle 10:30 alle 18, il 23 e il 24 dicembre, chiude il 25 dicembre. Poi dal 26 dicembre al 6 gennaio è aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 18. Bene, poi anche qui io vi metto poi il link in descrizione se qualcuno è interessato. Diciamo che l'idea di questo video è semplicemente darvi delle indicazioni, farvi sapere che c'è un certo evento e raccontarlo così in maniera magari simpatica con questo video, e se poi vi interessa c'è il link e vi potete informare maggiormente, ma passiamo all'altra notizia. Eccoci qua, allora, il titolo di questa notizia è la crescita del turismo americano sul lago di Garda. La fonte, ve la dico subito, è Verona Sera e vediamo un po' cosa ci raccontano di questi americani che apprezzano sempre di più, ma molto di più, vedendo i dati del nostro lago di Garda. Allora, primo punto, si parla della crescita del turismo americano e si parla di un incremento del 120% nelle presenze sul lago di Garda Veneto, attenzione, stiamo parlando della parte veneta, rispetto al 2022. C'è anche una crescita del 15% per la città di Verona, però 120% è tanto. E, immagino stiamo facendo delle attività, qui adesso le leggiamo. Intanto, quali sono le caratteristiche del mercato statunitense? Cosa cercano gli americani? I turisti americani hanno la più alta capacità di spesa durante le vacanze e hanno una preferenza per strutture e servizi di alta qualità. Poi c'è questa attività che in Italia si sta facendo e faranno, anzi hanno fatto il 3-6 dicembre a New York, e questa associazione Verona and Garda DVG Foundation sono andati a New York per appunto consolidare e promuovere l'offerta turistica e sono andati a presentare un po' di cataloghi, un po' di attività mirate
che i turisti americani possono fare, per esempio qui da noi hanno presentato i nostri siti dell'UNESCO di Verona e del Lago di Garda, hanno presentato un po' di itinerari, come per esempio qui parla del percorso famosissimo di cui ho fatto un video, la Ciclovia del Sole, che è quella che è a Limone, a sbalzo, attaccata alla roccia, che è lunga circa 2,5 km, quindi si può fare benissimo a piedi, anzi te la godi di più a piedi perché in bici a volte sei un po'... avete visto il mio video? Ehm, Quanto stanno gli americani da noi? Allora, sul lago di Garda la durata media è di 4,4 notti. Qui i dati statistici, dai, 4-5 notti le fanno, quindi praticamente quasi la settimana. Mentre a Verona un giorno in meno fanno 3 notti. Ma sicuramente il lago di Garda è grande, c'è tantissimo da vedere. Io c'ho ancora il mio caffè qua. Poi andamento stagionale quando vengono, naturalmente nei mesi estivi, però vengono anche a settembre. La spesa dei turisti americani, considerati più alto spendenti sia per soggiorni che per altre attività, quindi questi spendono tanto per ristorazione, commercio e intrattenimento, e la crescita appunto dello scontrino medio dal 2022 al 2024 è in crescita. I dati sono stati raccolti da 94 strutture sul lago di Garda, Veneto e 55 a Verona, con in collaborazione questa azienda che si chiama H Beachmark e Mastercard per appunto elaborare questi trend. Ma passiamo alla prossima notizia. Eccoci qua. Allora, questa notizia relativa alla città, al paese di Peschiera, al comune di Peschiera del Garda, ce la dà il giornale di riferimento cittadiverona.it. Questo è un giornale online che io stavo leggendo. E che cosa succede a Verona il 28, a Peschiera del Garda, perdonatemi, il 28-29 dicembre 2024? Continuiamo col caffè perché l'ho riempita, poi ce n'è qua ancora di caffè per questo. Poi ditemi nei commenti se questo tipo di video vi può piacere, considerando ragazzi che io non sono un esperto di dar notizie, non sono un cronista, mi sto divertendo, leggo qualche notizia e come foste dei miei amici, anzi siete dei miei amici, parlo soprattutto per chi poi mi commenta e ci sentiamo spesso, vi racconto un po' quello che anch'io che leggo e che attira un po' la mia attenzione e penso magari possa essere forse utile per qualcuno, magari per esempio questa notizia, quella degli americani, non ha una grande utilità se non in senso così informativo. Ma comunque torniamo a Peschiera del Garda e beviamo il caffè. Ultimo goccio perché altrimenti diventa freddo. Bicchiere d'acqua che dopo il caffè, so che è al contrario, però mi piace perché mi piace proprio bere dopo il caffè, sentire proprio l'acqua che si mischia con il caffè. So che molti dicono no, non devi bere perché il caffè deve rimanere, però sto meglio. Poi il caffè è anche uno stimolante mentale, quindi veramente ti dà quella carica, no? Allora, a Peschiera del Garda il 28 e 29 dicembre, quindi siamo nel prossimo weekend perché oggi è il 20 e domani sarà 21 sabato, quindi 28 e 29 sabato e domenica prossimi, a Peschiera del Garda organizzano una esposizione di mattoncini Lego. Ora vi spiego dove. Allora, gli organizzatori, citiamo l'importante Verona Brick e Baldo Bricks, che io non conosco, però mi sembra importante, insomma, citarli. Poi con il supporto di ASD Pallavolo Peschiera, io non è che voglio fare pubblicità a loro, però se c'era nell'articolo e ho citato la fonte, mi sembra importante non dimenticare queste informazioni, dato che la fonte sono loro, non io. E poi con il supporto anche naturalmente dell'amministrazione comunale di Peschiera del Garda che peraltro sapete che per Natale ha fatto delle luminarie incredibili. Tu già da 10 km vedi, sembra un Luna Park, no? Sembra una cosa incredibile.
Allora, vediamo un po' le caratteristiche principali dell'evento. C'è una mostra di opere Lego, presenti oltre 25 espositori, quindi ecco, se siete degli appassionati di Lego o avete dei bambini che vengono da Verona, da Baldo, da Garda, Mantova e da Vicenza, ci sarà un'area gioco per i bambini, tema libero, area gioco con oltre 50 kg di mattoncini Lego, quindi ci sarà una montagna di mattoncini Lego con i quali i bambini o anche gli adulti possono giocare. Ci sarà anche un concorso a premi che è gratuito partecipare ma richiede iscrizione, quindi attenzione, per andarci l'evento è totalmente gratuito, soltanto se uno vuole partecipare al concorso, poi io vi metto il link, avete tutte le potete approfondire. L'evento è inserito nell'atmosfera natalizia di Peschiera del Garda, animato da attività sportivo-culturali, quindi magari c'è anche qualcos'altro. L'ingresso è libero e gratuito per tutti. Ricordo che se invece si vuole partecipare al concorso per i bambini bisogna iscriverli e ci dice dove, a Peschiera del Garda 28-29, il nome è Mattoncini sotto l'albero, quindi immagino sotto l'albero di Natale, potrebbe essere piazza, cos'è, Ferdinando di Savoia, qui non dice l'indirizzo. Allora, Peschiera non è Milano, c'è un centro piccolino, il canale di mezzo, quindi ecco, se andate lì, poi io vi metto anche il link dell'articolo, comunque se andate a Peschiera sabato e domenica sicuramente ci saranno i cartelli e vedrete l'evento. Bene, io vi saluto, scrivetemi nei commenti se questa tipologia di video che magari farò ogni tanto perché io mi diverto anche a raccontarvi un po' di notizie vi può piacere e ci vediamo in un prossimo video magari fuori sul lago.